Signora? Salve? Sì. Salve. Dimmi. Posso lasciare la bici qui? Certo, non c'è nessun problema. A cui a Raccomandolfi tutti siamo onesti. Ah. Mi scusi? Avrei appuntamento presso la statua del Brigante con una persona, ma sono giorni che giro per questa regione e trovo solo turisti. Oggi è il tuo giorno fortunato, perché io sono il sindaco e ti accompagno con piacere. Andiamo. Grazie. Arrivederci, grazie ancora. Prego. Quindi tu sei Ivan? Io sono Ivan, sì. Ah, bene, bene. Quindi questa è la statua del Brigante? Questa è la statua del Brigante che con la Prologo qualche anno fa abbiamo voluto per connotare quella che è la passeggiata nel Borgo dei Briganti. Quindi il brigandaggio non si può esprimere in poche parole perché aveva diverse matrici, quindi che potevano essere economica, potevano essere politica, Certo. di natura passionale addirittura, quindi non c'è una ragione in cui si può riassumere il brigantaggio. Quindi non rappresenta la statua del Brigante un personaggio nello specifico? Rappresenta la figura del brigante e a Rocca in particolare ne abbiamo avuti almeno 3, Sabatino Lombardi, detto il Maligno, e poi in epoca più post-unitaria c'è stato Domenicangelo Cecchino, detto Rafaniello, e poi Pietro Di Marco, detto Vagabondo. Ah, ma questo cos'è? E questo è il costume tipico tradizionale di Rocca Mandolfi, anzi a proposito volevo presentarti Tonino che è un esperto della materia e saprà dirti qualcosa di interessante. Sto dando una sistemata al costume in vista dei visitatori che verranno quest'estate a Rocca Mandolfi. Ah, bene. Questa collana invece cos'è? Questa è una collana originale della fine dell'Ottocento e ha un ciondolo che si chiama presentosa. E il termine deriva da presente, ovvero da dono che faceva la suocera alla futura nuora. Poi questo costume è uno dei più importanti d'Italia ed è anche uno dei più interessanti a livello antropologico, non soltanto per le qualità estetiche, ma soprattutto per l'interesse che suscita, in quanto ogni singolo elemento che compone e caratterizza il costume ha dei significati particolari. Ti faccio un esempio, vedi questo copricapo si chiama la mappa ed era bianco per le signorine, rosso per le coniugate e nero per le vedove. Oppure gli accessori, gioielli, vedi gli orecchini? Questi si chiamano risciuccaglie e le contadine li preferivano lunghi e pendenti, sai perché? No. Perché allontanavano il malocchio. Ma anche vedi per esempio questa collana si chiama il laccio, questo lungo filo d'oro. Pensa che a Rocca Mandolfi le signorine lo portavano appuntato con una spilla a destra sul corpetto, le coniugate a sinistra, simbolo di cuore libero o impegnato. Allora Sandro, queste sono le misure in pietra e venivano utilizzate per misurare le granaglie, un tempo vera e propria moneta di scambio. Normalmente lo scambio veniva regolato anche attraverso dei prestiti,
quindi quando il prestito veniva effettuato la misura veniva fatta a raso, quando veniva restituita invece la granaglia veniva fatta a colmo, la differenza rappresentava gli interessi. Mi scusi, Sì, lei è il signor Tonino? sì, Salve, io sono Sandro. Sandro, sì. Questa è la chiesa di? San Giacomo Maggiore, Di che anno è più o meno? più o meno del 1700. E mi può raccontare un po' la storia di questa chiesa? La storia principale di questa chiesa è poi quando la duchessa Pignatelli ha chiesto al Papa Pio VI un santo martire dalle catacombe di Ponziano e da allora, dal 1780, è venuto qua, si è liberato martire. Cioè, i fedeli che andavano a Santiago di Compostela, pare si fermavano qua per ristoro, per la notte, e quindi da allora questa chiesa è stata dedicata a San Giacomo Maggiore. Beh, che dire della chiesa di San Sebastiano? È piccola, è un piccolo scrigno rispetto all'altra che è più grande, magari ha una storia anche più lunga e interessante. Non è nata come una chiesa, ma è stata creata da un preesistente lazzaretto che veniva utilizzato fuori dalle mura di Rocca Mandolfi, visto che nel 600 ci sono state alcune epidemie di peste che hanno, colpito la zona, tutto il Regno di Napoli. La chiesa fu identificata subito come chiesa di San Sebastiano, ma ci sono anche altre statue, tipo quella di San Rocco, che sono i santi immediatamente ascrivibili alla protezione, alla richiesta di protezione popolare della peste, oppure delle sciagure meno visibili. San Donato, per esempio, è il patrono che protegge dall'epilessia. Nell'abside è conservata la statera, che viene chiamata in dialetto la stadela. È la tradizione della pesa dell'anima che a Rocca Mandolfi si è trasformata nel tempo, nella pesatura dei bambini, in cambio di una grazia. L'epilessia in dialetto si chiama la mala de Sante Donate, la malattia che viene da San Donato, e a San Donato bisogna richiedere la cura. Si pesava il bambino, si poneva su questo piatto il bambino. Quanto pesava il bambino, tanto la famiglia che chiedeva la grazia doveva dare in granaglie, dei cereali che all'epoca erano un po' la moneta di scambio principale. Allora, qui ci troviamo sotto la croce stazionaria, una delle circa 90 croci presenti in tutto il Molise. La croce stazionaria è posta qui, si pensa, dal 1271 ed è il simbolo della vittoria della cristianità rispetto all'eresia.
perché a seguito di Carlo d'Angiò venne Berardo d'Araiano e lui era incaricato proprio di scacciare un gruppo di eretici che dimorava a Rocca e si era stanziato nei resti del castello, anzi quello che ancora era un castello quasi in piedi, diciamo. È posta sotto un arco a tutto sesto quasi. La connotazione della data è appunto testimoniata dal giglio angioino che sta al di sopra dell'arco, e di fianco alla croce c'è un altro stemma araldico che risale alla famiglia dei Berenger. È molto particolare dal punto di vista iconografico perché la figura di Gesù sotto il subitatum ha dei mutandoni, e quasi mai Cristo in croce è rappresentato così, se non in qualche dipinto molto raro. Nella parte che affaccia sulla strada Cristo è in croce, nella parte alle spalle Cristo invece è benedicente. Ti ho visto spuntare da là, ho detto, scusa, ho pensato che eri un fagiano con queste piume, perché è una cosa... Addirittura un fagiano? Sì. No, io sono solo una fotografa, giro il Molise, vado a fare foto nella natura, mi piace da impazzire. Io sono un pastore che sto qua, ho le mucche, ho i cavalli qua e vivo la montagna veramente in pieno tutti i giorni. E sono fortunato di vivere in questa zona incontaminata che praticamente abbiamo trovato, noi l'abbiamo trovato, non siamo costruiti niente, dobbiamo essere soltanto bravi a mantenerla lo stato com'è. Non ci sono soltanto questi posti, sono anche dei posti ancora più belli, c'è una valle qua dove facciamo la festa del pastore, dove ospitiamo tante persone, intorno alle 3-4 mila persone ogni anno. Allora in bocca al lupo per tutto, io proseguo il mio viaggio. Grazie. Buon proseguimento. Ciao! Ciao Laura, sei di nuovo qui? Sì, questo posto è meraviglioso, non posso fare a meno di tornare di tanto in tanto. Adesso questo ponte è diventata una delle attrazioni principali del Molise. Ho saputo che vengono migliaia di persone. Adesso però vorrei andare al castello, non sono mai riuscita a fotografarlo da vicino e oggi che ne ho tempo non posso assolutamente perderlo. Va benissimo, ciao! Ciao! Nel 1220 Federico II di Svevia ordinò l'abbattimento di un buon numero di fortezze. Fra queste rientrava quella di Rocca Mandolfi, il cui signore, Tommaso di Celano, non chinò la testa
e, insieme alla sua famiglia e ai suoi soldati, si asserragliò nel castello. In seguito ad un lungo assedio da parte di Tommaso d'Aquino, il conte, nottetempo, uscì dalla fortezza e volse alla riconquista del castello di Celano. Nel frattempo però la moglie Giuditta, che aveva preso il comando di Roccamandolfi, impietosita dalle condizioni dei soldati che erano rimasti con lei, nel 1223 si arrese e il castello di Roccamandolfi fu demolito. Gli abitanti furono quindi costretti a trasferirsi e il paese fu ricostruito più in basso, nel luogo dove oggi sorge l'attuale Roccamandolfi. Vicoli che si intrecciano in paesi arroccati e silenziosi. Natura superba, aria gentile. Sembra una favola, e invece è realtà.